Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi esploriamo una delle dinamiche più complesse del nostro tempo e il titolo esatto della nostra analisi è proprio questo: perché l'invecchiamento rallenta il PIL. Andremo a smontare una affascinante ricerca macroeconomica pubblicata sull'American Economics Journal per capire esattamente come i grandi cambiamenti demografici stiano già riscrivendo le regole della crescita economica globale. Ora, fermiamoci un attimo, perché c'è un mito gigantesco da sfatare. Quando pensiamo a una popolazione che invecchia, ci viene subito in mente una scena. Persone che vanno in pensione, smettono di lavorare e di conseguenza l'economia si rimpicciolisce. Sembra la spiegazione più logica del mondo, vero? Ma i dati ci dicono una cosa molto diversa e decisamente più sorprendente. L'invecchiamento riduce la ricchezza collettiva, certo, ma i veri motivi vanno ben oltre la semplice diminuzione del numero di lavoratori. Dunque, ecco la nostra mappa per oggi. Inizieremo guardando al fenomeno demografico globale, per poi affrontare il problema della causalità e i veri numeri del declino. Ci chiederemo se il problema sono i meno lavoratori o la minore produttività, analizzeremo l'effetto sulle nuove generazioni e infine tracceremo le prospettive per il futuro. Cominciamo. Sezione 1. Un fenomeno demografico globale. Un vero e proprio trend epocale. Per capire la portata di tutto questo, dobbiamo guardare alla storia recente. Le popolazioni dei paesi sviluppati non sono mai state così anziane. Mai. Se prendiamo come laboratorio gli Stati Uniti, vediamo che negli anni '80 c'è stato un fortissimo invecchiamento, soprattutto negli stati occidentali. Poi, tra il 90 e il 2000, una sorta di pausa, un temporaneo rallentamento, dovuto al fatto che l'enorme generazione dei baby boomer era nel pieno dell'età adulta lavorativa, ma dal 2000 in poi l'invecchiamento ha ripreso a correre con una massiccia accelerazione ovunque. E questo ci porta a un dato che fa riflettere. Tra il 1980 e il 2010, la quota di popolazione americana sopra i 60 anni è balzata in avanti del 16,8%. È un cambiamento demografico epocale e, dal punto di vista della ricerca, fornisce il bacino di dati perfetto per capire cosa succede davvero a un'economia quando i capelli bianchi diventano la maggioranza. Passiamo alla sezione 2, il problema della causalità, ovvero stiamo guardando la causa o l'effetto. Qui entriamo nel vivo perché misurare l'impatto demografico è un vero e proprio incubo per gli economisti. Immaginiamo una città con un'economia a pezzi. I giovani fanno le valigie e se ne vanno a cercare lavoro altrove, lasciando indietro una popolazione anagraficamente molto più vecchia. In questo caso è la crisi economica che causa l'invecchiamento locale. Ma cosa succede se fosse vero il contrario? E se fosse proprio la presenza di una popolazione anziana a causare la stagnazione dell'economia? Districare questo dilemma dell'uovo e della gallina è letteralmente fondamentale. Allora, come hanno fatto i ricercatori a risolvere questo problema? Hanno inventato una sorta di macchina del tempo statistica. Hanno preso la struttura demografica di 10, 20 o persino 40 anni fa e le hanno applicato i tassi di sopravvivenza su scala nazionale. Un trucco matematico brillante che permette di calcolare l'invecchiamento basandosi esclusivamente sui dati storici di nascite e mortalità. In questo modo hanno azzerato completamente il rumore causato dai giovani che emigrano per motivi economici. Dati puri, pronti per essere analizzati. E questo ci porta alla sezione 3, i numeri del declino. Qual è l'impatto reale sul PIL? Ora che i dati sono puliti, il risultato finale è sbalorditivo. Il punto cruciale di tutta l'analisi è questo. Un aumento del 10% della frazione di popolazione over 60 causa un calo mostruoso del 5,5% del PIL pro capite. Non stiamo parlando di un lieve rallentamento, stiamo parlando di una mazzata macroeconomica che brucia direttamente la ricchezza generata per ogni singolo cittadino. Per rendere l'idea di cosa significhi concretamente, i ricercatori lo hanno spalmato su base annua. Questo cambiamento demografico ha rubato allo sviluppo economico degli Stati Uniti uno 0,3% di crescita ogni singolo anno. Per 30 anni di fila, dal 1980 al 2010. È esattamente come guidare per decenni con il freno a mano costantemente tirato. Sezione 4. Meno lavoratori o meno produttività? Andiamo a scomporre questo declino. Ed ecco la domanda da $1 milione. Perché succede? La risposta è senza dubbio la scoperta più inattesa di tutto lo studio. Guardando questo grafico si nota che solo il 33% del danno economico totale deriva dal calo dell'occupazione, cioè dal fatto fisiologico che ci sono più pensionati, ma il restante 67% deriva da un crollo della produttività.
Quindi il problema non è solo avere meno persone che lavorano, il dramma vero è che il sistema stesso rende chi lavora molto, molto meno produttivo. Le parole esatte usate nel paper scientifico colpiscono nel segno. 2/3 della riduzione sono dovuti a una crescita più lenta della produttività del lavoro. Un paese che invecchia non si sta solo riducendo numericamente, sta letteralmente ingranando una marcia più bassa nell'efficienza della sua intera economia. Passiamo alla sezione 5, l'effetto sulle nuove generazioni, i cosiddetti spillover negativi. Quindi, se la produttività crolla, chi paga il conto? La ricerca è chiarissima. A una diminuzione del 3,4% nella produttività del lavoro corrisponde quasi perfettamente una riduzione del 3,3% dei compensi orari globali. Le regole dell'economia non fanno sconti. Se l'intero ingranaggio diventa meno efficiente, l'unico modo in cui il sistema si adatta è abbassando gli stipendi di chi ci sta dentro. E questo grafico dimostra in modo brillante quanto il problema sia diffuso. Attenzione qui, perché l'invecchiamento non colpisce solo le buste paga dei più anziani. Certo, vediamo un calo del 3,4% nella crescita salariale degli over 60, ma guardate il resto. C'è un calo del 2,9% per la fascia centrale dei 40-59enni e persino un meno 1,7% per i giovani tra i 20 e i 39 anni. L'invecchiamento penalizza tutti. Meno anziani al lavoro significa probabilmente meno spillover positivi, come l'innovazione, il passaggio di competenze o quel dinamismo vitale per far crescere i salari di tutte le generazioni. Arriviamo all'ultima sezione, la numero 6. Prospettive per il futuro. Cosa ci aspetta? Se applichiamo i calcoli di questa ricerca al prossimo futuro, le proiezioni fanno tremare i polsi. Tra il 2020 e il 2030 la quota di popolazione anziana è destinata a crescere di un ulteriore 11%. Facendo i conti, questo potrebbe significare una perdita annua di crescita dello 0,6%. Significa che stiamo letteralmente raddoppiando l'effetto freno sul PIL che abbiamo vissuto in passato. E prima che qualcuno pensi che basterà comprare nuovi macchinari per risolvere il problema, i dati ci avvertono. L'aumento degli investimenti in capitale fisico offre solo un supporto molto, molto limitato contro questo declino strutturale. Il che ci porta all'interrogativo finale, la vera sfida del nostro tempo. L'automazione, l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie saranno in grado di aumentare la nostra produttività in modo così estremo da compensare questo inesorabile declino demografico. Se la tecnologia non riuscirà a fare questo miracolo, il peso demografico continuerà a frenare pesantemente l'economia globale per decenni. È un quesito enorme e sarà affascinante, seppur preoccupante, scoprire la risposta nei prossimi anni.